Rieccoci con un nuovo video. Quest'oggi, come appunto potete vedere, utilizzeremo ovviamente due mazzi di oracoli, quindi i messaggi d'amore per quanto riguarda il primo mazzo, quindi gli oracoli dei messaggi d'amore, e ovviamente le carte della magia bianca di Imperiali per quanto riguarda il secondo appunto mazzo di oracoli. Ovviamente chi mi segue da tempo lo sa che io amo particolarmente questi due mazzi di oracoli, in particolar modo le carte della magia bianca di Imperiali, che sono ovviamente molto versatili e chiaramente si possono utilizzare sia per, diciamo, domande ad ampio respiro, ma anche per quanto riguarda richieste molto più dettagliate. Dunque, ovviamente quest'oggi appunto affronteremo, come avrete sicuramente anche già notato dalla miniatura del video, la doppia variante, ovviamente perché in effetti si tratta di una, diciamo, domanda che richiede una risposta molto dettagliata ed estremamente personale. Quindi abbiamo ovviamente a disposizione due varianti, avrete ovviamente a disposizione due varianti, tra le quali potrete scegliere variante 1 e variante 2. Che cosa andremo quest'oggi ovviamente a chiedere a questo mazzo di ovviamente oracoli? Primariamente i messaggi d'amore e poi successivamente ovviamente agli oracoli della magia bianca. È indeciso, è insicuro, titubante. Quali paure mi nasconde? Cioè, di cosa non mi parla? Non mi ha mai parlato. Cosa o chi teme? Cosa pensa di me, di noi, del nostro rapporto? E cercheremo di capire con questo secondo mazzo di oracoli se questa persona riuscirà appunto a superare, diciamo, queste paure, quando e ovviamente attraverso quali mezzi e modalità. Dunque, possiamo appunto iniziare la prima variante e ovviamente momentaneamente allontaniamo semplicemente, ovviamente dal focus della stesa, gli oracoli della magia bianca di Imperiali per andare ad utilizzare i messaggi d'amore. E ovviamente per il principio di sincronicità, per chi ha scelto la prima variante, cerchiamo appunto di capire questa persona che ovviamente vi sta tanto a cuore, da quali paure è vessata, è attanagliata, qualcosa di cui non vi ha mai parlato, qualcosa che teme o anche magari chi teme, quali situazioni. Cerchiamo di capire un po' che cos'ha ovviamente nel cuore questa persona, di cui ovviamente però sino ad ora non vi ha parlato, qualcosa magari di cui anche si vergogna. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, allontaniamo appunto momentaneamente il resto del mazzo e come potete vedere qui abbiamo appunto i 4 oracoli, ossia appunto i 4 oracoli dei messaggi d'amore, e cerchiamo appunto di capire ovviamente che cosa chiaramente spaventa maggiormente, preoccupa maggiormente questa persona. Iniziamo appunto con il primo oracolo e qui abbiamo l'oracolo del distacco. Devo lasciare che le cose vadano così ora perché soltanto così potrò fare chiarezza nella mia mente, nella mia interiorità e tra i miei pensieri. Allora,
questa carta conferma quello che voi avete in qualche modo recepito e percepito per quanto riguarda questa persona, cioè questa persona effettivamente è in un momento, diciamo, di confusione, per cui ha la necessità di fare chiarezza. Ora, chiarezza riguardo a cosa? In particolar modo ai suoi pensieri, cioè questa persona deve capire bene ovviamente cosa farne del suo futuro, quindi anche ovviamente del vostro rapporto, e quindi in questo momento volutamente sta cercando una sorta di, diciamo, di stacco, magari mostrarsi anche ai vostri occhi, magari in maniera un po' altalenante, a volte più fredda, proprio perché questa persona non vi sta nascondendo, diciamo, il suo momento di presa di coscienza e di consapevolezza che per portare avanti le cose deve ovviamente prima fermarsi e guardarsi bene dentro realmente per capire come portarle avanti. Non è un oracolo che parla di distacco, cioè questa persona non vuole lasciarvi, non vuole ovviamente allontanarsi da voi, sta cercando di tirare i remi in barca e in qualche modo, diciamo, anche vivere alla giornata proprio per fare maggiormente chiarezza, cioè è come se questa persona stia cercando di rallentare i tempi, di fermare il tempo, proprio per dare a se stesso la possibilità di capire bene e di comprendere cosa effettivamente questa persona abbia dentro. Lo sta facendo volutamente, vi ripeto, per ovviamente se stesso. Deve guardarsi bene dentro perché sa che evidentemente la vostra storia, la vostra frequentazione è ad un punto importante di svolta, per cui obiettivamente deve prendere decisioni importanti che siano una sorta di per sempre e quindi non vuole sbagliare, non vuole deludere né se stesso né l'altra persona, quindi ovviamente voi. È chiaro che nel caso in cui la vostra sia una storia con una persona impegnata, questa carta a maggior ragione spiega la situazione. Cioè questa è una persona che deve capire, ovviamente, se sia o meno il caso di chiudere il rapporto con la compagna ufficiale per procedere nel rapporto con voi. D'accordo? In maniera, per esempio, ufficiale. Quindi è una persona che si sta dando del tempo per riflettere e capire bene. D'accordo? Vediamo in seconda posizione che oracolo abbiamo. Qui c'è la terza parte. Allora, chiaramente vi ripeto, nel caso in cui diciamo questa sia una persona impegnata, per impegnata io ovviamente intendo sposata, ovviamente o anche semplicemente fidanzata, convivente, ecco che diciamo questa terza figura ovviamente è il terzo incomodo, quindi la compagna ufficiale. Quindi ovviamente questa può essere proprio una persona in carne ed ossa. Nel momento in cui ovviamente questa persona non sia impegnata, quindi il vostro sia un rapporto con una persona assolutamente libera, ecco che il terzo incomodo può essere ovviamente non solo una persona, ma anche una cosa, cioè per esempio un terzo elemento che in questo momento lo sta preoccupando, quindi il lavoro, l'aspetto economico-finanziario, piuttosto che per esempio nel caso in cui questa persona abbia un figlio da un precedente matrimonio, potrebbe trattarsi di un figlio, d'accordo? Cioè quando questa carta viene estratta non vuol dire necessariamente al 3000% che questa persona abbia un'altra persona a suo fianco, d'accordo? Ma che in questo caso qui ci sia obiettivamente un elemento terzo che crea ostacolo. D'accordo? Questa non è la carta, non è l'oracolo dell'amante, quindi non ha un'altra donna, attenzione bene, è un elemento
che si inserisce, si è inserito, che gli crea preoccupazioni. Può essere, vi ripeto, anche un familiare, un genitore che magari non sta bene o comunque un figlio da un precedente matrimonio, cioè può essere una persona o una cosa, diciamo, quindi un ambito, per esempio il proprio lavoro o, spero di no, la propria salute, cioè comunque qualcosa che in questo momento comunque va in qualche modo a preoccuparlo e ad aggravare la situazione. Nel caso in cui però la vostra sia una storia con una persona impegnata, questo terzo incomodo è generalmente la compagna, comunque il compagno ufficiale, cioè la terza parte, l'altra persona, d'accordo? Che in qualche modo, evidentemente, in questo periodo ha l'occhio lungo, cioè in questo momento lo sta particolarmente controllando. Questa situazione lo sta stressando e ovviamente preoccupando notevolmente. D'accordo? Quindi c'è una terza persona, quindi in questo caso la compagna, il compagno ufficiale, che in qualche modo appunto stanno mettendo un po' i bastoni fra le ruote. D'accordo? Ma anche in questo caso non deve essere necessariamente il compagno o la compagna ufficiale, può anche in questo caso per esempio essere un figlio, per esempio, che ha dei problemi, può essere per esempio un suocero, può essere una suocera, può essere per esempio un genitore comunque, quindi non deve essere necessariamente un'altra donna o un altro uomo, d'accordo? Nella mia esperienza, ovviamente tarologica, questa carta si riferisce veramente a molte persone che comunque in qualche modo nella vita di un individuo hanno creato problematiche, d'accordo? Quindi non era sempre necessariamente una carta inerente al compagno o alla compagna ufficiale. Molte volte, per esempio, questa carta andava a tratteggiare ovviamente i contorni ben precisi, per esempio, di una suocera che molto spesso, diciamo, diffidava del genero in questione e di conseguenza gli stava particolarmente addosso molto più della stessa figlia. D'accordo? Addirittura mi è capitato di ovviamente notare casi di questo genere. Altre volte purtroppo si trattava di un figlio o di una figlia veramente molto problematica e molto problematico, d'accordo? Quindi c'è comunque un terzo elemento che in questo momento sta creando delle notevoli difficoltà. Vediamo ora in terza posizione quest'altro oracolo. Guardate che bella questa immagine di due innamorati che stanno ballando, è bellissima questa carta, questo oracolo, ed è ovviamente un pensiero secondo me meraviglioso, ragazzi, che ha veramente nei vostri confronti questa persona, perché è l'oracolo dell'insostituibile, vedete? Cioè voi per questa persona siete insostituibile. Non potrà mai questa persona sostituirvi, quindi questo va a tranquillizzarvi rispetto ovviamente a questo terzo incomodo. Tra l'altro ve lo avevo appena detto che non deve essere necessariamente un'altra donna, ecco, per fortuna ovviamente gli oracoli vi tranquillizzano, quindi non è una persona che in qualche modo lo sta distraendo, d'accordo, una terza persona, perché questa persona trova voi come insostituibile. Quindi ovviamente questa persona trova a voi il vostro modo di essere, di manifestare i vostri sentimenti come assolutamente il modo migliore che gli abbia fatto bene, che lo faccia sentire amato e che lo faccia stare bene. Quindi questa persona non potrà mai sostituirvi, ok? Quindi anche nel caso in cui sia una persona impegnata e questo terzo elemento si riferisca alla compagna, al compagno ufficiale, non è ovviamente inerente al fatto che lui possa di nuovo provare dei sentimenti per il compagno o la compagna ufficiale, lui o lei, ma è ovviamente una situazione di ostacolo, di fastidio, potrebbe in questo periodo controllarlo, controllarla di più, d'accordo? Quindi è un ostacolo, ma non riguarda un, diciamo, ipotetico riavvicinamento con il compagno ufficiale, proprio perché questo oracolo ce lo conferma. Lui vede in voi una persona insostituibile. Lui ha voglia di stare con voi, ha voglia di vedere voi, guardate, ha voglia di gioire, di vivere, di godere con voi di momenti belli della vita.
quindi non può avere un'altra partner, diciamo, un altro partner di ballo. Questa persona vuole voi, d'accordo? È semplicemente un momento creato da, vi ripeto, questo terzo elemento e comunque appunto da sue riflessioni importanti. Ora vediamo quarta carta, ma ragazzi, ma che carta bella, bellissima questi ultimi oracoli. Allora, guardate che bello, è un oracolo ovviamente inerente, ecco, alla speranza. Allora, questa persona non ha mai smesso ovviamente di credere in voi, di credere nel vostro rapporto, anzi, questa è una persona che spera, tuttora, tutt'oggi, di continuare comunque a vivere questa storia. Questa persona non ha mai rinunciato a voi, questa persona non sta rinunciando a voi e non rinuncerà a voi. Questa è una persona che ha voglia di continuare a stare con voi. È chiaro che queste difficoltà possono rendere questo momento un po' pesante, un po' difficile, ma non vede l'ora di riabbracciarvi, di rivedervi e di continuare il vostro rapporto, ovviamente cercando di mettere da parte chiaramente questi elementi terzi che possano in qualche modo in questo momento ostacolarvi. Ma guardate, lui ha voglia di stare con voi perché vi vede come una persona insostituibile. Semplicemente questa persona sta in qualche modo lasciando che le cose vadano così come debbano andare per prendersi del tempo, guardarsi dentro, per, diciamo, in qualche modo tenere a bada o risolvere i problemi appunto causati da questo terzo elemento, chiunque sia e qualsiasi cosa sia, ma vi trova come una persona unica e insostituibile e ha voglia di rivedervi. Non ha mai questa persona rinunciato a voi, non ci pensa proprio di rinunciare a voi. D'accordo? Dunque, ovviamente, ora utilizziamo invece gli oracoli della magia bianca per cercare di capire se ovviamente queste problematiche verranno chiaramente risolte, magari anche entro quando. Vediamo un po'. Allora, perfetto. Oggi sono particolarmente ordinata. Allora, iniziamo con appunto il primo oracolo e qui abbiamo l'oracolo del vento. Allora, fretta, impazienza, questa persona vi vuole vedere subito. Allora, ve l'ho detto, con la carta della speranza. Questa è una persona che obiettivamente ha proprio voglia, ragazzi, di rivedervi subito, rivedervi in fretta. Quindi aspettatevi comunque anche qualche, magari comunicazione o magari qualche comunicazione in più. Cioè, per esempio, il volervi sentire di più, per esempio. Il volervi magari vedere di più. Quindi questa persona ha fretta, impazienza di cosa? Di cambiamento. Il vento, ragazzi, cosa fa? Il vento forte, oltre a far danni, ovviamente spazza via tutto. Quindi il vento forte in questo caso è proprio un desiderio, un'energia che urge dentro questa persona, un'energia di cambiamento. Cioè questa persona ha voglia di mettere un punto e di ricominciare. Il vento, ragazzi, parla di cicli, in particolar modo ovviamente in questo mazzo, parla di cicli che questa persona vuole ovviamente in qualche modo chiudere in riferimento a situazioni ovviamente negative del passato, è chiaro, e che vuole riaprire in virtù di un nuovo futuro, perché questa persona il nuovo futuro lo vuole ora. È molto impaziente. Ecco perché il distacco, ecco perché sta cercando di calmarsi, cioè questa persona sta in qualche modo facendo leva, se vogliamo, anche sulla riflessione, proprio per portare se stesso in qualche modo anche a correre di meno, forse anche a spingere meno sull'acceleratore, per razionalizzare di più e vedere le cose in maniera un po' più lucida. Perché se dovesse dare ascolto
al suo cuore e al suo istinto, questa persona in questo momento sarebbe lì accanto a voi. Questo dice il vento. D'accordo? Quindi vi ribadisco quello che vi ho detto all'inizio, cioè questa persona, diciamo, sta cercando di tirare i remi in barca, di razionalizzare, di riflettere lucidamente, con razionalità, con calma, con più serenità possibile, per vederci più chiaro. Perché lui è impaziente, sta fremendo questa persona, ha voglia di stare con voi e soprattutto ha voglia di un grande cambiamento, cioè sente un'energia molto forte, questa persona ovviamente dentro se stesso, d'accordo? E dentro ovviamente se stessa. Vediamo appunto il secondo oracolo, ma che bello! Allora, qui abbiamo la carta dei due ragazzi, guardate che meraviglia questa immagine, molto bella questa stesa, parla proprio, vedete, molto spesso di una coppia, cioè, vedete, questa persona vi vuole stare a fianco, mano nella mano, cioè questa persona ha proprio anche bisogno, al di là del contatto erotico, però ha proprio bisogno del contatto pratico, quel sorriso, quel sentirvi, la vostra voce, una vostra carezza, cioè questa è una persona che prova dei sentimenti veramente molto profondi. L'oracolo dei due ragazzi parla proprio di un, vedete, legame forte, è un legame duraturo, è un legame che durerà ovviamente nel tempo e che magari dura anche da tanto tempo. È una persona che vuole assolutamente andare avanti, il vostro rapporto non ovviamente si chiuderà. È un rapporto che, vi ripeto, diventerà ancora più profondo, sempre più profondo, e vi renderete conto, anche lui ovviamente, col passare del tempo, che il vostro rapporto è inscindibile, cioè che nulla può in qualche modo impedirvi di stare insieme, impedirvi di amarvi, neanche questo terzo elemento, ma ve l'avevo già detto dall'inizio, d'accordo? Quindi questa è una persona che, tra l'altro, vi ripeto, a breve vorrà rivedervi, quindi a breve aspettatevi un contatto e anche un incontro, perché ovviamente l'oracolo dei due ragazzi parla proprio di un vedersi, ovviamente vis-à-vis, quindi sicuramente è una persona molto legata a voi, che ha un legame, sentirà un legame molto profondo ovviamente con voi, una persona che non vede l'ora ovviamente di rivedervi, di stare assieme a voi, ed è una persona che, vi ripeto, intenzionalmente a breve si aprirà molto di più a voi, al rapporto che c'è fra di voi, e ovviamente una persona che vi proporrà un incontro. Ecco, sarà il prossimo incontro particolarmente, vedete, romantico, quindi all'insegna appunto del sentimento, all'insegna magari anche di qualche confidenza in più. E soprattutto voi vi renderete conto che questa persona ha ovviamente ben chiara dentro se stessa, ovviamente, l'intensità e la valenza del legame che vi lega. Cioè questa persona vi farà capire che ovviamente ha capito e compreso che tra di voi c'è un sentimento che va al di là di qualsiasi tipologia di ostacolo. D'accordo? Quindi è una carta veramente, veramente molto, molto bella. Ecco, la carta dei due ragazzi parla anche di progettualità. Vedete, questi due ragazzi stanno guardando ovviamente verso lo stesso orizzonte, quindi ovviamente questa persona potrebbe proprio parlarvi di progetti per il futuro. Dunque, ripeto, stesa bellissima, non bella, bellissima. Questa persona si aprirà, assolutamente sì, in qualche modo andrà a risolvere le sue paure, le sue problematiche, assolutamente sì, e lo farà in virtù di un sentimento enorme che prova per voi, un sentimento che si renderà conto sempre di più, giorno dopo giorno, che è inscindibile, d'accordo? Come il vostro legame. Dunque, dopo questa stesa così bella, ovviamente, mi raccomando ragazze, voi nel frattempo, ragazze e ragazzi, forza, tanto coraggio, tanta determinazione, andate sempre avanti per la vostra strada, mettete la vostra felicità come priorità, mi raccomando,
questo sempre. Ricordate che la vita è terribilmente preziosa, questo sempre, e ovviamente buona fortuna e come sempre a presto. Rieccoci dunque con la seconda variante. Dunque, ovviamente, solo momentaneamente allontaniamo dal tavolo di stesa gli oracoli della magia bianca, che comunque andremo ovviamente a riprendere per il momento, per il principio di sincronicità. Per chiunque abbia scelto la seconda variante, iniziamo a mescolare ovviamente il primo mazzo di oracoli, dei messaggi ovviamente d'amore, e cerchiamo di capire la vostra persona del cuore o la persona con la quale avete una frequentazione. Ecco, quali paure ha nel suo cuore. Cerchiamo di capire che cosa possa spaventare questa persona e renderla magari così appunto indecisa, insicura, a volte diciamo altalenante. Cerchiamo di capire quali pesi sul cuore ha questa persona, magari pesi di cui non vi parla. Non è facile parlare spesso a cuore aperto delle proprie paure, non è per niente facile. Cerchiamo di capire quindi cosa ha questa persona, ovviamente nel suo cuore. Vediamo un po' di cosa non vi ha ancora parlato, magari anche si vergogna. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, momentaneamente, appunto, anche in questo caso allontaniamo il resto del mazzo. Allora, ragazzi, come vedete, appunto, qui abbiamo i 4 oracoli che, come sempre, scoprirò ovviamente uno alla volta. Iniziamo dal primo oracolo e, appunto, in questo caso abbiamo l'oracolo del trascurare, del mancare in un compito e diciamo un senso di fallimento, se vogliamo, per quanto riguarda l'essere stati in grado di dare, diciamo, a se stessa, o a se stesso e a voi, comunque tutto ciò di cui avevate bisogno. Allora, questa è una persona che tende troppo a caricarsi di oneri. Quindi è una persona che è molto troppo severa con se stessa. Ecco, contrariamente proprio alla variante precedente, dove c'era una persona che cercava di tirare i remi in barca, qui abbiamo una persona che non ci pensa proprio di tirare i remi in barca, però ahimè, così facendo questa persona si stanca e si stressa da morire. In questo periodo addirittura, nonostante sia una persona profondamente oberata ovviamente di cose da fare, ecco che questa persona sente di non aver svolto alla perfezione tutti i compiti che lui stesso, lui stessa, ovviamente si era assegnata. Dunque, vi ripeto, questa è una persona che pretende probabilmente troppo da se stessa e in questo momento si sente molto stanca, proprio perché vuole portare a termine tutti i progetti, i compiti, vi ripeto, gli oneri che ovviamente in qualche modo ha stilato personalmente, ovviamente nel suo diario segreto, ma si sta rendendo conto che obiettivamente gli mancano le forze o comunque il tempo. Ecco, questa persona dovrebbe capire che non sempre si può svolgere tutto al 100%, e soprattutto che siamo esseri umani e non robot, d'accordo? Quindi che non si può ovviamente pretendere troppo da se stessi proprio perché c'è un limite. Ecco, questa persona non ha ancora ben compreso quale sia il suo limite, vuole sempre superarlo. Quindi è una persona che in questo momento, diciamo, è troppo severa con se stessa perché ritiene di non aver portato a termine tutto ciò che si era prefissata.
E quindi in qualche modo in questo momento si sta giudicando in maniera negativa. Non dovrebbe farlo questa persona. Dovrebbe vivere molto di più alla giornata, magari prendendo ovviamente esempio e spunto dalla persona invece dal soggetto della stesa della variante precedente. Proprio perché questa persona è oberata di preoccupazioni, compiti, vi ripeto, oneri, che molto spesso con questo oracolo non spetterebbero unicamente a lui o a lei, ma se ne fa carico per aiutare evidentemente altre persone. Ecco, questo non va bene, perché porta questa persona, vi ripeto, a giudicarsi innanzitutto con troppa severità e poi ovviamente a vivere anche le situazioni con stanchezza e poca serenità. Quindi questa è una persona troppo severa con se stessa. Dovrebbe ovviamente in qualche modo rallentare e prendersi del tempo. D'accordo? Quindi questa è una persona che ha delle enormi qualità interiori, è una persona ligia al dovere, una persona buona, è una persona empatica, è una persona anche comprensiva ed è una persona generosa che tende spesso ad aiutare troppo gli altri, ma ahimè molte persone possono approfittarsi di questo suo comportamento e di conseguenza scaricare su di lui o su di lei mansioni che non le spetterebbero. D'accordo? Ed è questo che è successo con questa carta, ovviamente del trascurare, cioè questa persona è troppo, vi ripeto, impegnata nel giudicare se stessa, è troppo impegnata nello svolgere compiti che anche non le spetterebbero, per cui trascura anche, per esempio, la sua stessa vita sentimentale. D'accordo? Quindi questa è una persona che dà tanto, però ahimè dà troppo, sino ad ora ha dato troppo. D'accordo? Quindi aiuta troppo terze persone, va a risolvere i problemi degli altri e di conseguenza poi non ha più tempo ovviamente per se stesso e per se stessa. D'accordo? Quindi questa persona veramente dovrebbe alleggerirsi un po' le spalle, i pesi sulle spalle e soprattutto non giudicarsi in questo modo così severo perché, vi ripeto ragazzi, tutti dobbiamo ad un certo punto tirare i remi in barca, rilassarci e poi riprendere, ripartire, ma con rinnovata energia. Il momento del riposo, della guarigione, ovviamente serve a tutti. Ecco, questa persona ha bisogno di riposo, avrebbe veramente bisogno di riposo, di proprio staccare la spina, perché questa persona non può pretendere, ovviamente, da se stessa di dare sempre il massimo, in tutte le occasioni. È disumano, Quindi giudica troppo male questa persona se stessa, In realtà è una persona che già sta facendo anche fin troppo, anche ciò che ovviamente non gli compete. Vediamo in questo oracolo e infatti, ecco qua. Qui abbiamo appunto l'oracolo della, disonestà, dell'aver omesso, dei dettagli importanti circa appunto questa sua condizione, vedete, così pesante e così stressante. In questo modo, non avendovi raccontato effettivamente tutto, questa persona ha rischiato, vedete, di fare a pezzi o comunque in qualche modo di rovinare, incrinare la vostra storia. Sta rischiando, proprio perché questa persona non vi sta dicendo tutto. Quindi ragazzi, questa persona in questo momento, per esempio, non vi sta rivelando di essere occupata, per esempio, nell'aiutare i propri genitori, piuttosto che fratelli e sorelle, piuttosto che magari una ex moglie, piuttosto che i propri figli, per esempio da un precedente matrimonio, o magari che si stia in qualche modo sobbarcando di eccessivo lavoro. Cioè questa è una persona che tende a voler contare troppo sulle sue forze, è una persona che non ama demandare ed è quindi una persona che ovviamente non ama nemmeno molto spesso confidarsi con gli altri, quasi per un eccessivo senso di pudore, di rispetto. Questa persona teme di essere un peso per gli altri e di conseguenza non dice ovviamente alle altre persone quali possano essere pensieri, preoccupazioni, paure che in qualche modo possano
diciamo, attanagliare il proprio animo. Questa persona si confida poco, si sfoga poco, avrebbe bisogno, questa persona, di parlare, vedete, e di aprirsi. Tiene tutto dentro nella sua testa e questo chiaramente appesantisce ulteriormente la propria interiorità. Quindi sì, questa persona non vi ha detto che si sta occupando di tante questioni, di troppe questioni che in qualche modo la stanno preoccupando e appesantendo, e di conseguenza questa persona, per non essere di peso a nessuno, nemmeno magari a voi, cioè non vuole annoiarvi magari con le sue preoccupazioni, con i suoi pensieri, questa persona tiene tutto dentro, ma questo non l'aiuta. Questa è una persona che avrebbe bisogno di parlare, di sfogarsi, di aprirsi. Quindi non è una persona che vi sta nascondendo qualcosa con l'intenzionalità di mentire, d'accordo? C'è questo oracolo all'interno di questo mazzo, ma non è questa carta. Cioè questa è una persona che non vi sta raccontando tutto proprio perché non vuole essere di peso a nessuno, vuole contare solo sulle sue forze. Però ovviamente facendo così questa persona carica troppo negativamente la propria interiorità. E ovviamente di conseguenza questa persona non riesce a liberarsi da pesi interiori, d'accordo? Perché non si confida, non si sfoga e di conseguenza le sue preoccupazioni non fanno altro che accrescere, d'accordo? Quindi è una persona che avrebbe bisogno di parlarvi, di raccontarvi tutto, di aprirsi, di sfogarsi con voi, perché vi ripeto, si sta sobbarcando di troppi pensieri, troppi oneri e di troppe problematiche che in realtà potrebbe evidentemente, secondo questi oracoli, in qualche modo anche, diciamo, risolvere con l'aiuto di terze persone, ma non lo sta facendo. D'accordo? Questa è una persona stanca, Cioè la persona, il soggetto indicato da questa stesa è una persona stanca, è una persona, vi ripeto, troppo generosa, troppo altruista, pensa sempre ad aiutare gli altri, prima gli altri e dopo ovviamente se stesso e se stessa. E questo non va sempre bene, ragazzi, È un comportamento onorevole, ma in primo ordine deve esserci sempre il nostro benessere, perché ovviamente se noi non siamo sufficientemente sereni non saremmo neanche in grado di aiutare gli altri. Quindi primariamente dobbiamo fare leva su noi stessi e ogni tanto, ripeto, tirare i remi in barca. Non è una frase fatta, ragazzi, è un dato di fatto, d'accordo? Questa è una persona stanca, Vedete, avrebbe proprio bisogno di riposarsi, di rilassarsi. È da tanto, che non lo fa questa persona e potrebbe avervi mentito in questo, cioè aver finto momenti di serenità che invece non c'erano, Vediamo in terza posizione che tipologia di oracolo abbiamo. Ragazzi, ve l'ho detto fino ad ora. Lo stress. Allora, sentirsi sommerso, sovraccaricato. Lo stress derivante da questa situazione, vedete, mi sta scaricando, mi sta buttando a terra. Allora, questa è una persona che innanzitutto avrebbe bisogno di una vacanza, comunque, ma una vacanza non fatta necessariamente di un viaggio in crociera, magari anche, ma innanzitutto una vacanza fatta di, diciamo, un riposo del guerriero, un riposo dell'anima. Cioè, questa persona dovrebbe proprio staccare la spina, spegnere il cellulare, essere irreperibile per lavoro, parenti, ex mogli, ex mariti, figli. Cioè, questa è una persona che ha bisogno un attimo di riprendere fiato e di ricaricarsi. Deve ricaricare la sua batteria. È una persona troppo stressata ed è una persona troppo stanca. È una persona che giudica troppo se stessa, che non si confida, che non si sfoga ed è una persona che in questo momento non vuole allontanarsi da voi, non siete voi il problema, non è il vostro rapporto il problema, è la vita che questa persona ha condotto sino ad ora.
una vita che si è costruita da sola, questa persona, se l'è sempre cavata da sola, ha sempre voluto cavarsela da sola, non ha mai accettato aiuti e consigli, o comunque diciamo che ha sempre evitato di chiedere aiuto. È una persona che non racconta tutto perché vuole dare un'immagine di sé sempre vincente, brillante, la persona che non deve chiedere mai. Ahimè però, questo è un essere umano e forse questa persona dovrebbe rendersene conto e quindi dovrebbe un attimo fermarsi per, ovviamente, vi ripeto, pensare unicamente a se stessa. Questa è una persona stanca. Quindi nel caso in cui voi abbiate visto questa persona indecisa, insicura, ecco, sovraccaricata da strani pensieri, questi pensieri non riguardano voi, il vostro rapporto, ma riguardano una profonda stanchezza che questa persona sta vivendo in questo periodo e di cui non vi sta parlando. Quindi questo oracolo va a confermare pedissequamente quello che ho detto sino ad ora. Questa ovviamente è la magia delle stese tarologiche. Quindi questa persona è veramente molto molto stanca. Quindi qui non parliamo di paure in questa stesa che sceglie questa variante. Ovviamente il soggetto della stesa non ha paure personali, almeno sino ad ora, ma è una persona stanca che ha dato sempre troppo agli altri e che meriterebbe un po' di sostegno e supporto, anche evidentemente da parte vostra. Cercate di comprendere questa persona in questo momento e di portare questa persona a liberarsi da dei pesi. Ragazzi, non modello interrogatorio, d'accordo? Quindi si sta chiedendo di aiutare questa persona, magari con quella parola in più, che possa fare da ponte e quindi, diciamo, una sorta di chiave che porti questa persona come un fiume in piena ad aprirsi finalmente a tutto ciò che ha dentro. Questa è una persona da aiutare, da supportare, da comprendere, da ascoltare, soprattutto ascoltare, perché questa è una persona che ha, vi ripeto, bisogno di sentirvi quanto mai vicini, ora in questo momento più che in altri momenti. D'accordo? Vediamo in questa ultima carta e qui abbiamo l'oracolo ovviamente del destino. Guardate che bella questa immagine. Sto lottando coraggiosamente per trovare la strada giusta. Vedete? Allora, se c'è qualcosa che questa persona ha, forse anche troppo in abbondanza, è il coraggio. L'ho detto sino ad ora. Questa è una persona che si è sempre tirata sulle maniche nella vita. Non ha mai cercato aiuto e anche quando lo ha ricevuto era un aiuto non richiesto, gratuito. Questa è una persona che sta lottando per la sua vita, per il suo lavoro, per esempio, per la propria carriera, per il rapporto con voi, per la propria magari anche salute. Questa è una persona che sta affrontando un momento pesante, un momento difficile, ma non per causa di sue paure. Ve l'ho detto poco fa, questa persona non ha paure. Questa è una persona che ha un coraggio da vendere. Questa è una persona che ha dato tanto alla vita. Questa è una persona che sta dando tanto alla vita. È una persona che si sta facendo da sola. Questa è una persona che vuole trovare, vedete, il proprio orizzonte, il proprio destino. Vuole cambiare il proprio ciclo karmico. Questa è una persona, come vuole ovviamente questo oracolo, che arriva da un passato difficile. Questa persona, vedete, ha bisogno di un cielo sereno, ha bisogno di luminosità, ha bisogno di calore umano, ha bisogno anche di sole. Questa è una persona che ha bisogno di riposo, ha bisogno di guarigione, ha bisogno di quella parola in più, di quel ciao come stai in più, di quel vuoi parlarmi di qualcosa? Com'è andata oggi? Queste sono quelle piccole cose che ti fanno veramente sentire
bene, è al sicuro, ti rassicurano. Questa è una persona che ce la farà. L'oracolo del destino, in questo mazzo ovviamente di oracoli, rappresenta proprio chi riesce alla fine a gestire la propria vita e a costruire ovviamente la propria vita e il proprio futuro così come se l'era immaginato, ma con tanta forza, tanta determinazione, tanto coraggio. Questa è una persona che alla fine ce la farà. Arriverà ad ottenere tutto ciò che vuole. Questa persona rivedrà il sole. Qui c'è un orizzonte meraviglioso che si apre come, vedete, vista ultima per questa persona. Ma questa è una persona che ha bisogno di un minimo di supporto, ragazzi. Questa non è una persona che ha paure. Questa è una persona stanca, è diverso. Questa è una persona che magari ha anche lenito paure degli altri. Ha cercato anche di aiutare altri a superare le proprie paure. E ora questa persona ha bisogno di essere aiutata. Anche le persone più forti hanno bisogno di aiuto. Questa persona non ha problemi con voi. È sicura, è decisa. Questa è una persona che è solo stanca, solo tra virgolette. Ma ce la farà. Questo è poco ma sicuro. Ora, vediamo un po' cosa possono dirci gli oracoli di Imperiali. Dai, vediamo se queste carte ci possono in qualche modo delineare qualcosa in più circa questo destino che si andrà a compiere di questa persona. Cerchiamo di capire quando ovviamente questa persona e ovviamente con quali modalità riuscirà appunto in qualche modo a superare appunto queste difficoltà, questo momento di grande stress e ovviamente di grande stanchezza. Vediamo un po'. Mescoliamo bene ovviamente il mazzo. Perfetto, allora, dunque qui abbiamo questi due oracoli, ovviamente anche in questo caso verranno scoperti uno alla volta. In prima posizione, che bello, allora abbiamo l'oracolo dell'attrazione e ovviamente dell'amore. Questa è una delle carte più belle di questo mazzo, sono molto contenta perché questa persona lo merita in pieno. Cosa aiuterà questa persona a superare questo momento? L'amore. L'amore è una forza potentissima. E anche in questo caso l'amore sarà la guarigione giusta, la passione, l'attrazione fisica, ovviamente, mentale, l'amore, il legame forte. Allora, questa persona sicuramente è una persona molto amata, quindi voi amate molto questa persona, provate dei sentimenti importanti. È una persona che non passa inosservata perché vedete, qui abbiamo il simbolo ovviamente della bellezza per eccellenza, quindi abbiamo le rose, quindi questa è una persona anche esteticamente comunque bella o comunque affascinante, cioè una persona che non passa assolutamente inosservata, è una persona che attrae, è la carta dell'attrazione, quindi è una persona che piacerà tanto, perché questa è una carta che parla ovviamente di chi piace tanto anche ad altre persone, ovviamente oltre voi, però attenzione, non è una carta di tradimento, è una carta di fedeltà, la carta dell'attrazione, semplicemente è una persona che ovviamente può piacere anche ad altre persone, perché no? E piacerà anche ad altre persone. È una carta che parla di amore, una carta che parla di sentimenti, quindi sicuramente voi aiuterete questa persona in qualche modo ad uscire da questo momento di grande difficoltà e ovviamente aiuterete questa persona grazie ovviamente al profondo sentimento che obiettivamente vi lega. Anche in questo caso, come nella variante precedente, qui c'è un legame molto forte, un legame che ovviamente non si può scindere, un legame ovviamente contraccambiato che lega, vedete appunto, due anime, due persone. Vi ripeto, questa è una persona che piace tanto, quindi sicuramente è
è una persona che attirerà l'attenzione anche ovviamente di altre persone, ma comunque, vi ripeto, è frutto comunque di una coppia, questo oracolo, una coppia che va avanti sicuramente a gonfie vele e che in qualche modo ovviamente saprà dare, diciamo, spunto per un miglioramento enorme nella vita di questa persona. Quindi questa persona rinascerà grazie all'amore. Questa persona si sentirà più bella, si sentirà appunto più attraente e ovviamente questo darà la forza giusta per riavere fiducia ovviamente in se stessa, quella fiducia che vi dicevo aveva quasi perso, d'accordo? È una carta molto bella, la carta dell'attrazione, è una carta evento, quindi sicuramente vedrete, sentirete a breve questa persona. Ecco, e ovviamente avrete modo, in qualche modo, di vivere momenti veramente molto belli, dove ci sarà sicuramente un mix fatale, diciamo, di amore e anche di erotismo e sensualità. D'accordo? Quindi è una carta che parla anche di apporto fisico, quindi non ci sarà soltanto un apporto sentimentale, ma diciamo anche quel benessere che ovviamente scaturisce proprio da contatti fisici molto molto appaganti. D'accordo? Ora vediamo appunto in quest'ultima posizione che oracolo abbiamo, la partenza. Che bella carta! È una carta che ovviamente parla anche in questo caso di cambiamento, ma anche di una partenza vera e propria, cioè o un cambiamento ovviamente da un punto di vista metaforico, cioè appunto quel famoso ciclo che veramente verrà chiuso per riaprirne uno completamente nuovo, quindi obiettivamente questa persona rinascerà a nuova vita, oppure obiettivamente la carta della partenza parla proprio di una persona che intraprenderà un viaggio, magari appunto una vacanza di coppia, che sicuramente farà molto bene ad entrambi. La partenza, vi ripeto ragazzi, parla o proprio di uno spostamento pratico fisico, oppure comunque di un cambiamento però veramente molto importante, quindi una sorta di cambiamento epocale. La partenza parla di nuovi progetti, parla di nuove strade. Che cosa vi dicevo con Oracolo del Destino? Questa persona sta cercando una nuova strada e la troverà. Per quanto riguarda proprio la realizzazione personale, quindi questa persona potrebbe veramente avere un momento di grande fortuna per quanto riguarda la carriera professionale, grazie anche a nuove entrate economico-finanziarie di un certo peso. O la partenza parla comunque di nuovi incontri che aiuteranno questa persona a realizzare i suoi sogni e i propri progetti anche proprio professionali. Ecco, la partenza può riguardare anche uno spostamento pratico e logistico e di residenza, quindi anche un trasloco. Cioè questa persona potrebbe cambiare casa, potrebbe cambiare città. Nel caso in cui voi abitiate lontani, questa persona potrebbe proprio decidere di avvicinarsi a voi e questo rappresenterebbe proprio un nuovo inizio. La partenza parla anche dell'inizio di una nuova attività da un punto di vista professionale, quindi potrebbe per esempio chiudere un rapporto professionale per iniziarne un altro, però effettivamente consono alle sue corde e aspettative, quindi un cambiamento ovviamente ben fatto, giusto e corretto. Quindi comunque una carta che parla di azione, un'azione pratica che porterà a crescita, successo e ad un nuovo ciclo. Ma, vi ripeto, può anche proprio parlare di appunto una vacanza lunga, generalmente con la carta della partenza, o comunque proprio quel momento di riposo, quel tirare i remi in barca di cui vi parlavo prima, che questa persona metterà in atto a breve e che ovviamente servirà a questa persona per ovviamente ricominciare carica nel proprio futuro. Ecco, questo accoppiamento, diciamo, di oracoli, l'attrazione e la partenza, parla di un incontro tra di voi o comunque un viaggio
in cui voi andrete proprio a riassaggiare in maniera molto classica il rapporto che c'è fra di voi, le basi solide che vi legano, quindi amore e attrazione. Quindi sarà sicuramente un incontro, una vacanza all'insegna del sentimento e dell'erotismo. Quindi sono due carte meravigliose, d'accordo? Quindi i cambiamenti ci saranno entro breve e saranno dei cambiamenti molto belli che includono un'azione pratica voluta e portata ovviamente avanti dal soggetto della stesa. Ve lo dicevo che ce la farà con la carta del destino, ebbene questa persona ce la farà, ma sarà l'amore a dare a questa persona la spinta giusta. Una persona che, vi ripeto e ve lo ribadisco anche con la carta della partenza, riscuoterà molto successo, non soltanto, vi ripeto, nel vostro cuore, ma anche tra le persone che però ovviamente potrebbero proprio essere in grado di aiutare questa persona da un punto di vista professionale, persone che finalmente ovviamente andranno a riconoscere tutti i suoi meriti e i suoi pregi. Quindi sicuramente qui c'è un enorme cambiamento, questa persona finalmente riuscirà a sentirsi molto più serena e ovviamente a cambiare quel ciclo di vita pesante del passato che si porta ancora dietro ovviamente sulle spalle come fardello molto pesante e stressante. Questa persona ce la farà e ce la farà grazie proprio a questo enorme spostamento o cambiamento e grazie soprattutto all'amore. Dunque, stesa stupenda, meravigliosa, questa persona, vi ripeto, quindi è una persona molto innamorata. Il problema non siete voi, non siete mai ovviamente stati voi o state voi. Questa persona ha solo bisogno di rilassarsi un po', di godere dei piaceri dell'amore, ha bisogno di supporto, ha bisogno di quella parola in più, ha bisogno di aprirsi, ha bisogno anche semplicemente di sfogarsi, ha bisogno di voi. Ed è l'amore che rappresenterà per questa persona il momento epico, diciamo di grande cambiamento, un cambiamento che potrebbe proprio essere inerente anche a un cambio tipo professionale per quanto riguarda il proprio lavoro, cambiamento di abitazione, un trasloco, perché no? Comunque un nuovo ciclo che questa persona andrà ovviamente finalmente a vivere. Una persona a cui verranno riconosciuti tutti i suoi meriti. Quindi sicuramente la situazione fra di voi andrà notevolmente a cambiare. Come sempre, ovviamente, ragazze, voi ovviamente nel frattempo, mi raccomando, cercate di comprendere, di stare accanto a questa persona, di dargli quel supporto, vi ripeto, quella parola in più che farà bene a questa persona, mettendovi ovviamente come priorità forza, coraggio, perché ci vuole anche coraggio, nello stare a fianco a una persona comunque in questo momento di stanchezza e di crisi, determinazione, mettetevi come priorità e portate anche supporto a questa persona. Come sempre, ovviamente, buona fortuna e a presto!